Ciao ragazzi, come state? Io sono Michele e bentornati qui nel mio canale. Guardate che bella giornata di sole che c'è oggi qui a Bari. Le temperature stanno schizzando in alto e come ben sappiamo a volte il caldo può dare un po' alla testa, come leggeremo insieme tra pochi secondi. Cosa è successo? Qualche giorno fa ho realizzato un video che trovate nelle schede qui in alto a destra dedicato a un gadget per i nostri droni, un airdrop, uno sgancio rapido per oggetti molto leggeri da attaccare su un DJI Mini o comunque altri droni che utilizziamo tutti i giorni. Un video che pensavo essere totalmente innocuo, ma nonostante ciò nel video stesso ho messo più volte in guardia invitando ad utilizzare quell'oggetto in modi legali, quindi senza esagerare o senza fare cacchiate. Ma a quanto pare non è bastato, amici, perché dopo qualche giorno mi è arrivata un'email, anzi direi un papiro, perdonatemi ragazzi, è lunghissima, per ora ve la leggo censurando ovviamente il nome per rispetto della privacy, però c'è da fare qualche riflessione su questo messaggio. Scusa Michele, ti seguo, ti stimo, ma in questi, quindi dovrebbe essere un fan, un iscritto penso, ma questi oggetti contrastano non poco con le logiche di un utilizzo corretto del drone nel rispetto delle normative che vietano l'installazione di meccanismi di sgancio materiali se non per mezzi autorizzati di soccorso e di sorvolo su persone se possibile. Quindi al netto della punteggiatura totalmente mancante è chiaramente una mail indirizzata al video di cui parlavo pochi secondi fa. Insomma, ritengo in tutta onestà che questa recensione vada a discapito di chi rispetta le regole che hai sempre menzionato anche tu. Collaborare prevedendo coupon di certi prodotti onestamente non ti fa onore, virgola, perché così fai apparire l'utilizzo di un Mini 3 Pro come un giocattolo che invece è soggetto a restrizioni anche molto severe, puntini puntini puntini. Insomma, sganciare gavettoni, ma ti sembra opportuno suggerire certe cose? È proprio a causa di certi comportamenti che poi ci rimettiamo tutti quanti noi che cerchiamo di volare sempre a scopo ricreativo, amatoriale ma in totale serenità, rispettando le regole per il volo il più possibile senza rischi. Tralascio tutto il resto che riguarda la conformità del drone una volta installato. Ora amici, qui vengo contestato per aver portato come esempio simpatico, ironico durante la recensione di quel gadget un gavettone volante, ragazzi. Cioè, stiamo scherzando, un gavettone in estate non penso abbia mai fatto male a nessuno, anzi magari qualcuno me lo facesse ora perché fa davvero caldissimo. Poi quel gancio, ve l'ho detto, alza un peso di quanto? 80 grammi, 100 grammi, quindi immaginate voi cosa può trasportare. Sostanzialmente ami da pesca e oggettini di questo tipo, ma può essere anche utilizzato per cose molto più utili, come magari degli oggetti per il soccorso di qualcuno che è disperso in mare, in montagna o così via. Non puoi esentarti, quindi continua a puntare il dito contro di me, dalle tue responsabilità di diffusione di informazioni dall'utilizzo dicendo utilizzatelo legalmente, quindi non basta dire utilizzatelo legalmente. Vabbè, il solo utilizzo di questi oggetti rende il drone già illegale. Tieni presente che parli ad una platea potenzialmente mondiale, quindi in coscienza tua vedi tu come rimediare. Perché dovrei rimediare? Parlare di un gadget, un accessorio, non è assolutamente illegale. Poi, io sono stato contattato spesso, l'ultima volta pochi giorni fa, da enti molto importanti che stimo tantissimo, che mi chiedono consigli su droni e accessori da poter acquistare e utilizzare nelle loro operazioni di soccorso, di assistenza, insomma. Quindi io sono felicissimo di poter presentare dei gadget come questo. Se possono essere utili per fini buoni, come quelli che ho appena citato, ben venga. Se poi mi si critica solo perché ho parlato ironicamente di gavettoni volanti, mi sembra davvero assurdo. I piloti di droni condividono lo stesso cielo degli altri aeromobili e serve serietà. Serve, penso. I droni giocattolo sono altri, non questi. Non possiamo poi contestare le ordinanze di divieto di utilizzo di droni dei vari comuni, regioni, se poi mi arriva il ragazzo che sgancia il gavettone su un gruppo di persone. Pericolosissimo. Ti scrivo personalmente e non pubblicamente perché sono convinto che non fosse tua intenzione suggerire qualcosa di sbagliato e per non aprire polemiche deleterie.
Questa è solo la mia opinione, intendiamoci, ma credo che invece che proporre oggetti da comprare siano più utili video che aumentano la consapevolezza nelle persone. Altrimenti tra qualche anno ci ritroviamo su D-Flight solo zone rosse, ma è già così. Un caro saluto e scusa ancora se mi sono permesso anche di utilizzare i tuoi diretti, ma no, guarda, cioè, non hai detto assolutamente nulla, mi hai solo puntato il dito per tutta la mail, sto papiro, ma sapevo che sei in grado di capirmi. Quello che dovevo dire, ragazzi, l'ho detto, io non ho fatto assolutamente nulla di illegale, ho fatto un esempio stupido ma simpatico di un oggetto che può essere utile per tanti scopi, anche nobili, buoni, e non solo ovviamente per fare delle cretinate. Infatti ragazzi, io poi ho risposto: ciao, l'acquisto di questi oggetti è perfettamente legale, così come la loro promozione, poi sta a chi acquista la consapevolezza di usarli con la testa. Io, più di invitare ad usarli legalmente o per fini nobili come attività di ricerca e soccorso, non posso fare di certo ho nulla su cui dover rimediare. Ti auguro una buona giornata. E lui per tutta risposta abbandona un po' i toni gentili di poco fa per dirmi: sì, certo, l'acquisto è legale, l'utilizzo no. Vabbè, vista la tua convinzione e la tua risposta, credo di aver sprecato il mio tempo. Continua pure a fare il tuo click commerce, è una tua libertà. Saluti. Io non ho mai negato che sui miei video ci guadagno, ovviamente non faccio beneficenza con i miei video. Ora attaccarmi su questo mi sembra anche un po' eccessivo, forse non sapeva cos'altro rispondermi. Ragazzi, questi che abbiamo letto sono davvero dei comportamenti deleteri per il nostro hobby. Sono i classici paladini della giustizia di cui abbiamo spesso parlato e riso insieme qui su YouTube, sul mio gruppo Facebook, delle persone senza presunti meriti che si vestono di potere per puntare il dito su chi fa qualcosa, su chi dice qualcosa che non rientra nel loro personale giudizio, per screditare poi tutta la categoria. E sono proprio questi comportamenti così rigidi che portano poi, per assurdo, alle restrizioni, alle tantissime restrizioni a cui stiamo assistendo per questo bellissimo hobby. Poi D-Flight ormai è completamente zona rossa, questo penso sia inutile ribadirlo. E ragazzi, se seguissimo tutti il suo ragionamento, quello dei gavettoni pericolosissimi, in TV la pubblicità non dovrebbe esistere per nessun prodotto. Le automobili possono essere pericolosissime perché utilizzate per ferire anche mortalmente delle persone, gli attrezzi per il fare da te non lo diciamo. Ora cosa stanno trasmettendo la TV? Delle posate da cucina pericolosissime, quindi ragazzi, prendiamo la vita con leggerezza. È chiaro che in quel video dell'airdrop stavo comunque ironizzando su alcuni utilizzi simpatici, non invito assolutamente ad utilizzarli in modo illegale, ma invito come sempre in ogni mio video dedicato ai droni ad accendere prima la testa che il radiocomando. È la cosa più importante. Poi queste mail assurde con critiche campate in aria lasciamole un po' a questi video fatti proprio per farvi capire a che livelli arrivano i paladini della giustizia. Voi invece ragazzi avete mai avuto a che fare con questi personaggi? Fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto, un bel like per supportarmi e condividete questo video a tutti i vostri amici. Ovviamente iscrivetevi anche al canale. Questo è tutto, mi raccomando, volate sempre con la testa, in legalità, per quanto possibile, perché a volte rispettare le leggi riguardo ai droni diventa davvero difficile. Io detto questo vi saluto ragazzi e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao belli! E mi raccomando, niente cavettoni!